Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Si sa, il cibo è una parte fondamentale della cultura italiana. Ci piace andare a pranzo, a cena fuori, invitare gli amici a casa per un pasto e così via. Ma cosa si dice in italiano quando si desidera del cibo? Stai pensando che sia la risposta più banale del mondo, e cioè ho fame. E questo è vero, ma appunto è un po' banale. Quindi in questo video vi mostrerò tutte le alternative all'espressione ho fame, così da non risultare banali e scontati nemmeno quando desiderate mangiare. E ovviamente farete una bellissima figura con gli italiani. Restate là. Sono affamata. Questa è probabilmente l'alternativa più comune a ho fame e infatti ha il suo stesso identico significato. Le due espressioni sono totalmente intercambiabili. Non mangio da ieri sera. Sono davvero affamata. Ho bisogno di mangiare. Questa espressione è molto chiara, facilmente comprensibile. Dice, senza troppi giri di parole o metafore, quello che ci serve, in maniera molto diretta. Cioè, abbiamo fame, dobbiamo nutrirci in qualche modo. E non ha nessuna sfumatura particolare di significato. Ho bisogno di mangiare, altrimenti non riesco a concentrarmi come dovrei. Ho un certo languorino. O la sua variante, che languorino! Languorino. Avete mai sentito questa parola? Infatti, in generale, l'espressione è piuttosto comune in italiano, ma ha una sfumatura di significato leggermente diversa da ho fame. Infatti, avere un certo languorino non significa essere proprio affamati. Significa piuttosto avere voglia di qualcosa per stuzzicare l'appetito. Insomma, avere il desiderio di qualcosa in particolare, che però non deve andare a soddisfare completamente il senso di fame. Ho un certo languorino. Che ne dici di un aperitivo in centro? Però attenzione, perché si può utilizzare questa espressione anche quando ci troviamo di fronte a una pietanza, a un piatto che ci sembra particolarmente invitante, particolarmente delizioso, per indicare che abbiamo proprio voglia di assaggiarlo. Cos'è questo piatto che hai preparato? Sembra delizioso! Che languorino! Ho la pancia vuota. Avere la pancia vuota, lo dice l'espressione stessa, significa essere digiuni, cioè non aver mangiato. Si utilizza per lo più in contesti informali, ma il significato è sempre lo stesso. Stiamo comunicando alla persona, al nostro interlocutore, che non abbiamo mangiato, la nostra pancia è vuota e abbiamo bisogno di riempirla. Ho la pancia vuota. Cosa c'è in frigo? Voglio prepararmi qualcosa. Ho un buco allo stomaco. Questa espressione è molto simile alla precedente e proprio come la precedente è piuttosto informale. Chiaramente non indica nessun tipo di patologia o di malattia, no. Indica semplicemente che il nostro stomaco ha un buco da riempire, con del cibo, ovviamente. Dopo questo lungo viaggio avrai sicuramente un buco allo stomaco. Posso offrirti qualcosa da mangiare?
Ho lo stomaco che brontola. O la sua variante, mi brontola lo stomaco. Brontola? Sì, avete capito bene. Avete presente quei rumori strani che lo stomaco fa quando avete fame? Quelli prodotti dall'attività gastrica intestinale, che spesso sono piuttosto forti e ben udibili? Bene, quello in italiano si chiama brontolio. Da qui il verbo brontolare. Insomma, è il segnale che il nostro corpo ci manda per ricordarci di immettere del cibo. E allo stesso modo queste espressioni sono dei segnali per gli altri, per far capire che è il momento di sedersi e mangiare. Che imbarazzo! Durante il convegno avevo lo stomaco che brontolava. Sicuramente chi era seduto vicino a me lo ha sentito. Se invece vogliamo aggiungere un po' di dramma alla nostra fame, possiamo dire sto morendo di fame. Si sa, a noi italiani piace molto essere un po' esagerati e questa espressione lo è. Però è estremamente informale e la utilizziamo soprattutto con persone con le quali abbiamo una certa confidenza, amici, familiari e così via. Non stiamo davvero morendo, per fortuna, ma stiamo semplicemente sottolineando che abbiamo un fortissimo senso di fame. Quanto ancora dobbiamo aspettare? È ora di pranzo e voglio tornare a casa. Sto morendo di fame. Svengo dalla fame. Anche questa espressione continua un po' sulla scia drammatica della precedente. Svenire significa perdere i sensi. Ovviamente anche questa è un'esagerazione. Però l'idea è che noi abbiamo davvero così tanta fame che potremmo rischiare un calo di zuccheri e di conseguenza uno svenimento, una perdita di coscienza. Oh, guarda, lì c'è un ristorante, andiamoci subito perché sto svenendo dalla fame. Non ci vedo più dalla fame. Ancora una volta si tratta di un'esagerazione. Ancora una volta si tratta di un'espressione informale da utilizzare con persone che conosciamo bene. Ovviamente noi ci vediamo ancora, però quello che vogliamo comunicare è che la nostra fame è così tanta che potremmo addirittura avere la vista annebbiata, un po' calante, sempre a causa del fatto che non abbiamo abbastanza zuccheri nel nostro corpo. Dopo 8 ore di lavoro senza neanche una pausa, non ci vedo più dalla fame. Non vedo l'ora di andare a casa e preparare una deliziosa carbonara. Ho una fame da lupi. Il lupo è, nell'immaginario comune, l'animale vorace per eccellenza, cioè quell'animale che ha costantemente fame, che ha costantemente voglia di raggiungere la sua preda per divorarla. Quindi dire che si ha una fame da lupi indica esattamente che si ha una fame tremenda, insopportabile, proprio come quella di un lupo. E non vediamo l'ora anche noi di mangiare la nostra preda, tra virgolette. Ho una fame da lupi. Dove posso trovare una buona pizza qui? Bene, questo è tutto per questo video, ma fatemi sapere nei commenti se voi siete quel tipo di persona che ha costantemente fame. Noi diremmo in italiano essere un pozzo senza fondo. O se invece siete persone che non amano particolarmente il cibo,
preferiscono altri tipi di esperienze? Scrivetemelo nei commenti. Invece, se amate il cibo, allora non dovreste assolutamente perdervi il video dedicato proprio alle espressioni che hanno in qualche modo a che fare con il cibo. Molto interessanti, vedrete. Lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, non dimenticate di passare dal nostro sito lernamo.com. E non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi. Condividete questo video con tutte le buone forchette che conoscete, con tutte quelle persone che amano mangiare. E noi ci rivedremo prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!